Roma. Violenza sessuale a Tor Tre Teste. Fermato un 26enne gambiano. La vittima ha riconosciuto l'aggressore. L'uomo ha confessato: ero sotto effetto di crack. È stato individuato e fermato l'uomo ritenuto responsabile della brutale aggressione e violenza sessuale avvenuta domenica 24 agosto nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia est di Roma. La vittima, una donna di 60 anni, è stata rapinata e violentata all'alba mentre portava a spasso il cane. L'arresto a Termini. Il presunto aggressore è un 26enne originario del Gambia, arrivato in Italia nel 2016. L'uomo è stato riconosciuto poche ore dopo il fatto dai carabinieri all'esterno della stazione Termini, individuato grazie alle scarpe e al cappello da baseball che indossava, gli stessi descritti dalla vittima e ripresi dalle telecamere di sorveglianza lungo il tragitto della fuga. La donna, attraverso l'individuazione fotografica, lo ha riconosciuto con certezza. Fermato come indiziato di delitto, il giovane ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, acquistate poco prima al Quarticciolo, storica piazza di spaccio della capitale. La ricostruzione dell'aggressione. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Roma e dei carabinieri della compagnia Casilina, i fatti si sono consumati intorno alle 6 del mattino. La donna è stata sorpresa da uno sconosciuto mentre camminava nel parco. L'uomo, dopo averla minacciata con un coltello dicendole che le avrebbe tagliato la gola se avesse gridato, l'ha rapinata del cellulare e subito dopo l'ha violentata. È stato un incubo durato 10 minuti, avrebbe confidato la vittima ai soccorritori, ancora sotto shock. Dopo la fuga dell'aggressore, la donna è tornata a casa e ha chiesto aiuto al figlio e a una vicina. Sul posto sono intervenuti i militari e i sanitari che hanno accompagnato la sessantenne in ospedale, dove è stato attivato il protocollo rosa per le vittime di violenza. Identificazione e indagini. Fondamentali per la cattura sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e il tracciamento del cellulare rubato, che hanno permesso di ricostruire gli spostamenti del giovane fino a Termini. Dopo ore di lavoro investigativo, i carabinieri lo hanno riconosciuto e fermato in via Giolitti. Il 26enne incensurato era entrato in Italia nel 2016 e aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari soltanto nel 2024. Risultava inoltre regolarmente assunto come manovale in una ditta di Guidonia, anche se si appoggiava a casa di un connazionale a Nettuno e frequentava spesso la zona della stazione Termini. Gli inquirenti stanno verificando se l'uomo avesse fatto uso di crack al momento della violenza e chi fossero i suoi fornitori di droga. Reazioni politiche. La vicenda ha subito acceso il dibattito politico. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato sui social: Gambiano, clandestino, drogato. Prima rapina e poi stupra una donna di 60 anni. La Lega continua a ritenere che, per pedofili e stupratori, la castrazione chimica sia la soluzione per evitare che ricommettano la violenza più terribile che donne e bambini possano subire. I prossimi passi. Il fermo del 26enne dovrà essere convalidato dal Tribunale di Roma nelle prossime ore. Intanto le indagini proseguono per accertare ogni dettaglio della violenza, compreso l'effettivo stato psicofisico dell'uomo al momento dell'aggressione e i possibili legami con le reti di spaccio della capitale.